Ciao! Di solito vi abbiamo abituati ad analisi di un certo tipo. Abbiamo visto come i videogiochi siano in grado di farci provare emozioni complesse, di come siano in grado di raccontare la nostra realtà, le nostre esperienze, i nostri traumi. Beh, con il video di oggi faremo una riflessione molto più leggera. I videogiochi possono essere arte anche senza farci tuffare particolarmente a fondo nella nostra sfera emotiva. A volte basta poco per darci quella carica giusta, per farci sentire un moto irrefrenabile dentro di noi. Un po' come mettere il nostro gormita preferito dentro un vasetto. Non resisto più! Ma bando ai tributi. Oggi ci soffermiamo su quei videogiochi che ci hanno fatti sentire potenti. Gli ultimi 2 capitoli della serie di Resident Evil hanno introdotto Ethan Winters, un personaggio che, se lo sostituivano con tavolette di Ed ed Eddie, sarebbe stato comunque più interessante. Ma vabbè. In Resident Evil 8, dopo aver passato un intero gioco a stare attento alle risorse, alle minacce, a situazioni critiche che sto bastardo risolve buttandosi dell'acqua sulla manina e passa la bua, arriviamo allo snodo di trama principale del gioco. Ethan muore. Chris decide così di procedere con la sua operazione e, guidando la sua squadra, scende in campo per salvare Mia. Arriva il momento della rivalsa. Niente più survival horror, niente più risorse contate, niente più Ethan. Impersoniamo lui, il GOAT, Chris Redfield, il primo protagonista della serie, quello che son più di 20 anni che è circondato da mostri e aberrazioni ed è talmente abituato che per lui la discesa verso il villaggio non è un incubo, ma un giovedì qualunque. Il Chad che ha il facchino portapalle personale, quello che prende a cazzotti i massi per spostarli, quello che vuole costringere Leon a fecondare sua sorella per mandare avanti il lignaggio dei Redfield. E così, assieme alla sua squadra, scendiamo giù nel villaggio, un branco di lupi a caccia. Mentre la musica nelle nostre orecchie ci carica e non temiamo più quello che abbiamo davanti, abbattiamo mostri uno dietro l'altro, armati fino ai denti, equipaggiati con attrezzatura all'avanguardia e con ingenti scorte di munizioni. In questa sezione possiamo notare un'interessantissima assonanza ludonarrativa, che ci fa notare l'enorme differenza tra i due personaggi. Da una parte Chris, con una preparazione militare e un'esperienza ventennale contro le armi biologiche, e dall'altra Ethan, un padre di famiglia inesperto ma con una grande forza di volontà. Questa fase crea un perfetto senso di rivalsa nei confronti dell'esperienza globale del titolo. Ci permette di sentirci in controllo, potenti. Non siamo più in balia degli eventi e nulla ci spaventa. Che vengano, uno dopo l'altro. Che provino a lanciarmi contro tutto quello che hanno, che provino a fermarmi. Non sono io a essere rinchiuso nel villaggio con loro, sono loro ad essere rinchiusi nel villaggio con me. Un po' come accade a Jin Sakai, il protagonista di Ghost of Tsushima. Ultimo superstite del suo clan, Jin si ritrova a far fronte all'invasione del suo paese da parte del popolo mongolo. A seguito della sconfitta iniziale si renderà presto conto che la via del samurai non è adatta a sconfiggere questi nemici. Comincia così un percorso di trasformazione, scendendo a patti con tecniche subdole e con i propri lati oscuri, accrescendo così la leggenda dello spettro. Una speranza per il popolo di Tsushima e un incubo per l'esercito mongolo. Ma c'è un momento in particolare della storia in cui Jin abbraccia definitivamente l'identità dello spettro. Durante l'atto 2 della storia, i mongoli decidono di assaltare la fortezza di Yarikawa. Jin, alleato con i suoi abitanti, aiuta a respingere l'assalto dell'esercito nemico, ma nonostante abbatta numerosi nemici e riesca anche a sabotare le loro armi d'assedio, le forze mongole riescono comunque a penetrare nella fortezza. Jin riesce a superare le linee nemiche fino a trovarsi a faccia con il comandante mongolo, il generale Temuge. I due ingaggiano un duello all'ultimo sangue e Jin riesce ad averla meglio proprio quando Temuge viene raggiunto dai suoi sottoposti, i quali rimangono interdetti nel vederlo sanguinante e sconfitto. Jin nota qualcosa negli uomini. La loro è paura. Il loro condottiero è stato sconfitto e non si sentono più tanto sicuri di farcela. Ma Jin sa che non basta, sa che deve dargli qualcosa di più. Un messaggio, un monito, un incubo. Jin in questo momento abbandona completamente la via e l'onore del samurai. Il suo nemico è sconfitto e di spalle, ma Jin lo impala comunque con la katana per poi decapitarlo brutalmente davanti ai suoi uomini, spargendo sangue attorno a lui e seminando terrore. Davanti a loro non c'è più un uomo, ma un demone che non doveva essere risvegliato, una forza inarrestabile da cui forse non si può più nemmeno scappare. Gli uomini sono pietrificati dalla paura e Jin si muove con passo deciso, ma senza fretta, colpendoli uno dopo l'altro. E tu, con lui, scopri quanto la paura sia un'arma da non sottovalutare in guerra e il terrore, negli occhi dei tuoi avversari, ti fa sentire potente. Ma il potere, spesso, ha un sapore molto amaro. A volte preferiamo non averci nulla a che fare ed altre siamo praticamente costretti ad usarlo. Ed è proprio quello che succede a Kratos quando decide di riprendere le sue lame del caos. Riesumare il passato per riottenere un grande potere, un potere da cui non può veramente scappare. A seguito dello scontro con Modi e Magni, Atreus comincia a mostrare i sintomi di una strana malattia, causata da una contraddizione mentale.
Non sapendo di essere una divinità, il ragazzo sta crescendo credendo di essere un mortale. Kratos porta Atreus da Freya, la quale lo informa che per salvare il ragazzo avrà bisogno del cuore del guardiano di Helheim, l'oltretomba norreno. Un regno ricoperto da un gelo costante e inscalfibile, un gelo contro cui nessuna fiamma può nulla, o almeno non una fiamma dei 9 regni. Kratos ha capito, sa cosa deve fare. Allora devo tornare a casa. Questa frase ha un doppio significato. Tornare a casa, la tana che si era costruito assieme a Fei per crescere Atreus, e tornare a casa, tornare quello che non è più, tornare dal mostro. Durante il ritorno a casa, la barca procede lentamente lungo il fiume. Una tempesta si avvicina all'orizzonte e le visioni del passato perseguitano Kratos. La tensione cresce mentre ci avviciniamo alla nostra destinazione e al nostro destino. Kratos spalanca la porta, solleva una botola da terra e qui, in questo momento, ogni dubbio è cancellato. Eccole davanti a noi, le lame del caos, le vecchie compagne portatrici di morte. Non avevamo dubbi che questo Kratos fosse lo stesso dei giochi precedenti. Le cicatrici, i segni sulla pelle, un passato da cui scappare. Ma arrivati a questo punto è come se tutto diventasse un po' più vero e ritroviamo concretamente davanti a noi il fantasma di Sparta. Ma non importa quanto sarà doloroso e difficile. Kratos è un padre adesso. Quello che fa è per proteggere la sua famiglia. Ma Atena, imperiosa, gli ricorda che non importa quanto provi a scappare. E sarà sempre un mostro. Ma lo spartano lo sa bene. E nonostante siano passati tanti anni, si ricorda ancora perfettamente come usare queste armi. E onestamente, anche noi. Ritroviamo i vecchi moveset e le vecchie combo. Un ritorno al passato per il personaggio, ma anche per il giocatore veterano della saga. So benissimo che se chiudo con triangolo la combo leggera, Kratos salterà per poi schiantare le lame a terra. Ritrovare queste vecchie compagne ci infonde un nuovo potere, una nuova strada, come avere superato finalmente un limite. E dal pad nelle nostre mani sentiamo un senso di potere che si inietta nelle nostre vene e pompa nel nostro cuore carico di emozione. Ed è come ritrovarsi più giovani, o meglio, più piccoli. Un momento in cui abbiamo provato una sensazione simile, in cui il pad diventava quasi elettrico. Un ritorno al passato tutto nostro. Te lo ricordi Kingdom Hearts? La saga che unisce il mondo di Final Fantasy all'universo Disney ha fatto parte dell'infanzia e della preadolescenza di molti di noi. Con la sua storia emozionante, momenti epici, musiche strappalacrime, è una saga che è un vero e proprio gioiello, escludendo il 3. Il 3 non esiste. Ci sono diversi scontri che sanno di epico, quello contro i 1000 Heartless, quello tra Sora e Roxas e... insomma, la lista sarebbe lunghissima, ma avete capito. Ma il finale di Kingdom Hearts 2 è quello che ci colpisce in particolar modo. A seguito degli eventi del primo capitolo, che hanno portato i tre amici Sora, Riku e Kairi a separarsi, nell'ultimo atto del secondo capitolo i tre riescono a tornare assieme. Riku, che aveva ceduto all'oscurità, torna in sé deciso a redimersi. Durante lo scontro con Xemnas, tra palazzi tagliati in due, salti acrobatici e armature cafonissime, il gruppo sembra avere la meglio. Ma nel momento di tornare a casa, Sora e Riku vengono separati dagli altri e si trovano ad affrontare Xemnas da soli. I due amici, che erano stati separati all'oscurità, si ritrovano fianco a fianco, due fratelli d'arme pronti a combattere l'uno per l'altro. E così, dopo numerosi scontri, si ritrovano faccia a faccia contro il capo dell'organizzazione 13. Lui non lascia loro tregua, attaccandoli senza sosta, ma i due riescono a collaborare efficacemente, proteggendosi l'uno l'altro. Ma Xemnas li avvolge nell'oscurità e i due si ritrovano circondati da un'infinità di luci e in men che non si dica sono bombardati dai laser. Questo è l'ultimo atto, il climax di questo scontro, il climax di tutto il gioco. I due non demordono e continuano a deflettere i colpi senza sosta, spalla a spalla, fiduciosi l'uno dell'altro delle rispettive capacità. E tu sei lì, col pad in mano, che sperimenti per la prima volta una scena del genere in un videogioco e la tua percezione dei giochi cambia per sempre. Sei ancora piccolo, dovrai ancora scoprirne tanti, ma qui, in questo momento, qualcosa è cambiato. Viene avvolto da una moltitudine di emozioni che esplodono con il finale dolcino del titolo, quando riescono tutti finalmente a tornare a casa e alla normalità. Ce ne sarebbero moltissimi altri di momenti che ci hanno fatti sentire potenti, ma per oggi ci fermeremo qui. E tu? Ne hai qualcuno in particolare che ti porta nel cuore? Raccontacelo con un commento, magari scopriamo qualcosa di nuovo. Se il video ti è piaciuto lascia un like, iscriviti e condividilo con chi hai condiviso momenti potenti nei videogiochi. Se vuoi supportarci ancora di più, ci trovi anche su Patreon. Ti lasciamo il link in descrizione. Grazie a tutti per il supporto, di qualunque tipo, e al prossimo video.